Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sulla progettazione degli induttori di potenza con la parte relativa all'effetto Freening. L'obiettivo di oggi è quello di capire che cos'è questo effetto e di come fare per evitarlo negli induttori che andremo a realizzare. Purtroppo non esiste una equazione che possiamo utilizzare per quantificare le perdite provocate da questo effetto, in quanto è molto complesso andarle a calcolare. In pratica viene poi fatto solo attraverso software agli elementi finiti, e quindi l'unica cosa che possiamo fare è capire la tecnica di avvolgimento degli induttori in modo da evitare questo effetto. Partiamo subito dalla figura che vedete rappresentata qui sul foglio, e inoltre sono andato anche a ricostruire un modello fisico di ciò che viene rappresentato, in modo da capire meglio di cosa si sta parlando. Ora, che cosa abbiamo? Abbiamo un nucleo, in questo caso di forma toroidale, dove da una parte vi è l'avvolgimento, mentre dall'altra parte vi è un air gap. Quindi, quello che succede quando nell'avvolgimento scorre una corrente, che sia continua o variabile nel tempo, è che all'interno del nucleo del toroide viene a generarsi un campo magnetico di intensità φU, dove U sta per utile, mentre intorno all'avvolgimento viene a generarsi un campo magnetico disperso di intensità φ1. Ora, per quanto riguarda gli effetti che questo campo magnetico ha sul filo dell'avvolgimento e delle relative perdite che provoca, ne abbiamo già parlato nel precedente video quando abbiamo affrontato l'argomento dell'effetto di prossimità. Adesso invece andremo a vedere gli effetti che ha questo campo magnetico sul filo dell'avvolgimento, ovvero nel caso in cui questo avvolgimento si trovi molto vicino alla zona dell'air gap. Per fare un esempio pratico, quindi prendo questo induttore e sposto il filo fino a farlo arrivare vicino alla zona dell'air gap, come in questo caso. Quindi in questo momento il filo si trova molto vicino al campo magnetico di intensità φU. Cerchiamo di capire quindi che cos'è che succede. Facendo un richiamo al video precedente, andiamo a calcolare l'intensità del campo magnetico che provoca le perdite di prossimità, ovvero il campo magnetico indicato con BP, e si calcola semplicemente applicando la formula del campo magnetico di un solenoide avvolto in aria moltiplicato per questo rapporto, ovvero lo strato dell'avvolgimento che stiamo considerando meno 1 diviso la somma totale degli strati dell'avvolgimento. Ora, essendo che il valore del campo magnetico massimo si ottiene nello strato più interno, andiamo a porre Ni uguale ad Nt, e supponendo trascurabile questa quantità per alti numero di strati, andiamo a ricavare che il valore di BP è circa uguale a questa quantità, e quindi riotteniamo banalmente la formula del campo magnetico di un solenoide avvolto in aria. Ora invece andiamo a calcolarci l'intensità del campo magnetico dell'effetto Freening, indicato con BF, che sarà semplicemente uguale alla formula del campo magnetico all'interno di un toroide. Quindi abbiamo che mu con R è la permeabilità relativa del nucleo
mentre LE è la lunghezza del percorso magnetico, che corrisponde alla circonferenza media del toroide. Adesso, andando a fare il rapporto fra l'intensità del campo magnetico dell'effetto Freening e l'intensità del campo magnetico di prossimità, otteniamo la seguente relazione, con il quale riusciamo ad avere un'idea di quante volte è più intenso il campo magnetico per effetto Freening. Supponiamo che l'altezza dell'avvolgimento sia uguale alla lunghezza del percorso magnetico, quindi per capire nella pratica come in questo caso qui. Quindi in pratica i capi dell'avvolgimento iniziano in vicinanza dell'air gap. Quindi quello che otteniamo è che BW ed LE si semplificano e quindi questo rapporto sarà solo proporzionale a mu con R. Adesso io ho misurato il mu con R di questo toroide ed è circa uguale a 50. Quindi, a conti fatti, abbiamo che il campo magnetico dell'effetto Freening è di 50 volte superiore al campo magnetico dell'effetto di prossimità, provocando delle perdite elevatissime in quei tratti di filo che si trovano vicino all'air gap. Riprendendo il grafico che avevamo visto durante lo studio dell'effetto di prossimità e che erano proporzionali al campo magnetico di prossimità, immaginando che queste curve traslino linearmente verso l'alto del valore di 50 volte, otteniamo che la resistenza AC del tratto di filo che si trova vicino all'air gap raggiunge valori abnormi, provocando in pratica dei veri e propri punti caldi sull'induttore. Giunti a questo punto, si capisce quindi che le perdite nel filo causate dall'effetto Freening sono nettamente superiori rispetto alle altre cause che abbiamo studiato in precedenza. E sfortuna vuole che non esiste neanche una formula analitica semplice per poterle prevedere e quantificare. È anche vero però che, compreso il tipo di fenomeno, è anche facile evitare questo genere di perdite. Ovvero, quando si realizza un induttore, bisogna avere l'accortezza di non far capitare parti di filo in prossimità della zona dove è presente l'air gap. Quindi, esattamente come viene rappresentato in figura e come ho anche fatto nella pratica quando ho avvolto questo induttore. Quindi l'avvolgimento deve stare molto lontano dalla zona dell'air gap. Ed in questo modo siamo sicuri che non avremo perdite per effetto Freening. Molto bene, quindi questo è tutto quello che c'è da sapere a livello teorico su questo fenomeno. Per questo video è tutto. Alla prossima!